Papà, credi che lui risponderà mai alla mia lettera? La voce di Sofia tremava leggermente mentre i suoi occhi stanchi, ma pieni di speranza, fissavano la finestra dell'ospedale. Fuori, le colline toscane si estendevano all'orizzonte, un mondo così vasto e lontano dal piccolo letto d'ospedale dove passava ormai troppi giorni della sua giovane vita. Giuseppe Ricci strinse la mano della figlia dodicenne, cercando di nascondere l'emozione nella sua voce. Sofia, tesoro, Yannick Sinner riceve migliaia di lettere, ma la tua è speciale, chi può dirlo? La verità era che Giuseppe non aveva nemmeno trovato il modo di far arrivare quella lettera al campione italiano di tennis. Come poteva un semplice elettricista di Montepulciano, sommerso da pile di fatture mediche, raggiungere una celebrità internazionale? Eppure, non aveva cuore di spegnere quella luce negli occhi di Sofia, l'unica cosa che sembrava più forte del cancro che stava consumando il suo piccolo corpo. Quella sera, tornando a casa dalla moglie Maria, che lo aspettava con una cena che nessuno dei due avrebbe davvero mangiato, Giuseppe prese una decisione disperata. Fermò la sua vecchia Fiat 500 davanti al bar del paese, dove il signor Bianchi, proprietario e anima del locale, stava chiudendo. «Giuseppe, come sta la piccola oggi?» chiese l'uomo, la cui gentilezza era grande quanto la sua stazza. «Combatte, Enzo, combatte come sempre». Giuseppe esitò, poi aggiunse: «Ha scritto una lettera a Yannick Sinner. È il suo sogno incontrarlo prima dell'operazione». Il silenzio che seguì fu riempito solo dal suono distante delle cicale. L'operazione. Entrambi sapevano cosa significava. Un intervento rischioso, con poche probabilità di successo. «Dammi quella lettera», disse infine Enzo. «Mio nipote lavora per una rivista sportiva a Milano. Non prometto nulla, ma...» Quella notte, mentre Maria dormiva finalmente dopo giorni di veglia, Giuseppe si inginocchiò accanto al piccolo altare in cucina, dove una candela tremolante illuminava un'immagine della Madonna. Non aveva pregato veramente da anni, non da quando la diagnosi di Sofia aveva fatto crollare il suo mondo. «Ti prego», sussurrò nell'oscurità, «non per me, ma per lei». Ciò che Giuseppe non poteva sapere era che la sua preghiera stava per innescare una catena di eventi che nessuno nel piccolo villaggio avrebbe mai potuto immaginare. La lettera di Sofia viaggiò più di quanto lei avesse mai fatto nella sua breve vita. Dalle mani di Enzo a quelle del nipote Marco a Milano, poi attraverso una serie di contatti nel mondo del giornalismo sportivo, fino a quando, sorprendentemente, giunse sulla scrivania di Paolo Campana, manager di pubbliche relazioni che occasionalmente collaborava con il team di Sinner. Paolo avrebbe normalmente smistato una tale richiesta tra le centinaia che ricevevano settimanalmente, ma quel giorno la foto allegata alla lettera, Sofia con un cappellino con il logo di Sinner, il suo sorriso radioso che contrastava con il corpo fragile, lo colpì in modo particolare. Sua figlia aveva la stessa età. A Torino, dopo un estenuante allenamento, Yannick Sinner stava rivedendo il programma dei prossimi tornei con il suo allenatore quando Paolo gli mostrò la lettera. «Non possiamo soddisfare tutte le richieste, lo sai», disse Paolo con tono professionale. «Ma questa bambina, l'operazione è tra 2 settimane e i medici dicono che le probabilità...» Yannick prese la lettera, leggendo lentamente le parole scritte nella calligrafia incerta di una dodicenne. «Caro Yannick, mi chiamo Sofia e ho 12 anni. Guardo tutte le tue partite dal mio letto d'ospedale. Quando giochi, mi sembra di poter correre anch'io sul campo. I dottori dicono che devo essere forte come un campione per la mia operazione. Sarebbe il mio sogno incontrarti, anche solo per un minuto. Sei il mio eroe. Con affetto, Sofia». «Dov'è questo posto, Montepulciano?» chiese Yannick, alzando lo sguardo. «In Toscana. È un paesino. Sarebbe una deviazione di diverse ore rispetto al tuo programma e con gli Australian Open alle porte...» «Trova un modo», interruppe Yannick, «e non dire niente a nessuno, niente stampa, niente social media». Nel frattempo, a Montepulciano, la situazione di Sofia peggiorava. Una febbre improvvisa aveva costretto i medici ad anticipare l'operazione. Maria, seduta nella cappella dell'ospedale provinciale, ricevette la chiamata di Giuseppe. «Non ci crederai», disse lui, con una voce che non sentiva così viva da mesi. «Hanno risposto. Il manager di Sinner. Vogliono organizzare un incontro dopo l'operazione, quando Sofia starà meglio». Maria chiuse gli occhi, le lacrime che scendevano silenziose. «Giuseppe, i medici hanno appena detto che dobbiamo prepararci. L'operazione è troppo rischiosa e Sofia è troppo debole». Setos, il mondo sembrò fermarsi in quel momento.
A pochi chilometri di distanza, nella piazza del paese, una macchina con i vetri oscurati si fermava davanti al bar di Enzo Bianchi. La notizia si sparse nel villaggio con la velocità di un battito di ciglia. «È qui! Yannick Sinner è al bar di Enzo!» Il campanile non aveva ancora suonato mezzogiorno quando già una piccola folla si era radunata fuori dal locale, incredula e curiosa. All'interno, Enzo serviva un espresso al giovane campione, le mani leggermente tremanti per l'emozione. «Non capisco», disse Yannick, osservando la folla crescente fuori dalla finestra. «Doveva essere una visita privata». Enzo sorrise imbarazzato. «In un paese come questo, signor Sinner, anche l'aria che respiriamo è una notizia condivisa». L'arrivo di Giuseppe, che si precipitò nel bar dopo una chiamata concitata di Enzo, cambiò l'atmosfera. Il volto dell'uomo mostrava segni di stanchezza profonda, ma i suoi occhi si illuminarono vedendo il campione. «Lei è venuto davvero», disse, quasi senza fiato. «Ma come ha fatto a sapere dell'operazione anticipata?» «Operazione anticipata?» Yannick sembrava confuso. «Non lo sapevo. Ho solo deciso di venire prima perché avevo un giorno libero imprevisto». Giuseppe spiegò rapidamente la situazione critica di Sofia, le parole che si affollavano mentre la speranza e la disperazione si mischiavano nella sua voce. «I medici dicono che potrebbe non superare l'intervento. È proprio oggi, proprio ora». Un silenzio pesante cadde nella stanza. Yannick guardò il suo manager, poi di nuovo Giuseppe. «Mi porti da lei, adesso». Il viaggio verso l'ospedale provinciale, a 30 chilometri dal villaggio, fu teso e silenzioso. La Range Rover del team di Sinner divorava la strada tortuosa tra le colline, mentre Giuseppe chiamava Maria per avvertirla dell'arrivo imminente. «Non è possibile», rispose lei, la voce rotta. «Sofia è già in sala operatoria. L'intervento è iniziato da mezz'ora». Quando arrivarono all'ospedale, Maria attendeva nell'area della cappella, il rosario stretto tra le dita. Il suo viso si trasformò vedendo Yannick, un misto di shock, gratitudine e profonda tristezza. «È troppo tardi», sussurrò. «Non può vederla ora». Yannick si sedette accanto a lei, improvvisamente consapevole di quanto fosse inadeguata la sua presenza in quel momento. Non era un medico, non era un miracolo. Era solo un ragazzo che colpiva una palla con una racchetta. «Quanto durerà l'operazione?» chiese infine. «Almeno 5 ore», rispose Maria. «Se tutto va bene». Yannick guardò il suo manager, poi i genitori di Sofia. «Allora aspetteremo insieme». L'attesa in ospedale si trasformò in un surreale microcosmo dove il tempo sembrava muoversi secondo regole proprie. Yannick aveva chiamato il suo team per cancellare gli impegni del giorno successivo, decisione che il suo allenatore Darren Cahill aveva accolto con riluttante comprensione. «Non dovrebbe essere qui», disse a un certo punto Maria, rompendo un lungo silenzio. «A tornei importanti, allenamenti, ci sono cose più importanti delle partite», rispose semplicemente Yannick. E in quella frase c'era una saggezza che sembrava andare oltre i suoi anni. Nel corso delle ore, la piccola sala d'attesa si era riempita di abitanti del villaggio. Enzo aveva chiuso il bar per portare caffè e panini. La nonna di Sofia, Adele, aveva portato una torta di mele fatta in casa, ancora calda. Don Luca si era unito al gruppo, portando con sé non solo preghiere, ma anche una presenza rassicurante. Per Yannick, abituato ai riflettori e alle folle che scandivano il suo nome, questa intimità silenziosa era una nuova esperienza. Osservava con curiosità e rispetto il modo in cui la comunità si stringeva intorno a questa famiglia con piccoli gesti, una mano sulla spalla, un fazzoletto offerto al momento giusto, una battuta per spezzare la tensione. Ascoltò le storie su Sofia, raccontate a bassa voce, come amasse disegnare animali fantastici, come avesse decorato la sua stanza d'ospedale con poster dei tornei del Grande Slam, come avesse continuato a studiare anche nei giorni peggiori della chemioterapia. «Mi ha scritto che quando gioco lei si sente come se potesse correre sul campo», disse Yannick a Maria durante uno di quei momenti di confidenza. «Guarda ogni tua partita», rispose Maria con un sorriso tenue. Durante l'ultimo Australian Open, i medici hanno dovuto spostare il suo trattamento perché si rifiutava di perdersi la semifinale. Diceva che doveva mandare energia positiva attraverso lo schermo. Yannick abbassò lo sguardo, commosso. «Spero l'abbia ricevuto». «Ha funzionato, no?» rispose Maria, riferendosi al trofeo che lui aveva vinto. Lei era sicura che sarebbe successo. Verso la quarta ora di attesa, il chirurgo apparve nel corridoio.
Il suo camice verde era leggermente macchiato, la mascherina abbassata sul mento, il volto una maschera professionale impossibile da leggere. Giuseppe e Maria si alzarono immediatamente, le mani intrecciate per sostenersi a vicenda. «L'operazione è più complicata del previsto», disse il medico con calma controllata. «Abbiamo incontrato alcune difficoltà con l'accesso alla massa tumorale. La posizione è più complessa di quanto le immagini avessero mostrato». Maria strinse la mano di Giuseppe così forte che le nocche divennero bianche. «Ma», continuò il chirurgo, «Sofia sta lottando. I suoi parametri vitali sono stabili, il che è notevole considerando la durata dell'intervento. Dovremmo terminare entro un'ora». Dopo che il chirurgo se ne fu andato, il silenzio nella stanza divenne quasi tangibile. Yannick si allontanò discretamente, cercando un momento di solitudine. Non era abituato a sentirsi così impotente, così incapace di influenzare il risultato di una sfida. Trovò una piccola terrazza che si affacciava sul paesaggio toscano, il tramonto ormai svanito che aveva lasciato posto a un cielo sorprendentemente stellato. Fu lì che Don Luca lo trovò, lo sguardo perso nell'orizzonte. «Sa, giovane uomo», disse il sacerdote sedendosi accanto a lui, «ero scettico quando ho sentito che eri qui. Pensavo fosse solo un gesto per pubblicità». «Lo capisco», rispose Yanni, «ma non c'è nessuna pubblicità. Nessuno lo sa, a parte le persone in quella sala d'attesa». «È proprio questo che mi ha fatto capire che mi sbagliavo», annuì Don Luca. «Sei qui veramente per Sofia. Non so se sia servito a qualcosa», ammise Yanni. «Non può nemmeno sapere che sono qui». «La fede», rispose Don Luca dopo un momento di riflessione, «non riguarda sempre ciò che possiamo vedere o toccare. A volte è sapere che qualcosa di buono esiste, anche se non possiamo verificarlo. Sofia crede in te, anche senza averti mai incontrato. Tu sei qui, credendo che lei ce la farà. Forse è questo il vero miracolo, la capacità di credere gli uni negli altri, anche attraverso le distanze». Yannick stava per rispondere quando sentirono passi concitati avvicinarsi. Un'infermiera corse verso di loro, il viso illuminato da un'urgenza. «Siete con la famiglia Ricci?» chiese, riprendendo fiato. Vedendo il loro cenno affermativo, continuò. «È uscita dalla sala operatoria. L'intervento è stato completato con successo». Don Luca si fece il segno della croce, sussurrando una breve preghiera di ringraziamento. «E sta chiedendo del campione», aggiunse l'infermiera con un sorriso. «Dice che ha sognato che era qui, accanto a lei, durante l'operazione. Ha iniziato a parlarne appena ripresa conoscenza». Sofia appariva minuscola nel grande letto dell'unità di terapia intensiva, tubi e monitor che la circondavano come guardiani tecnologici. La luce fredda e bianca dei neon evidenziava il pallore del suo viso, il cranio quasi completamente rasato, coperto da una leggera peluria bionda. Le sue mani, attraversate da aghi e flebo, sembravano fragili come ali di farfalla, ma i suoi occhi, quando li aprì per vedere Yannick entrare nella stanza, brillarono con una luce che sembrava troppo grande per il suo corpo consumato dalla malattia. «Sei reale», sussurrò, la voce rauca per l'intubazione, le labbra screpolate che si muovevano appena. «Ho sognato che eri venuto a trovarmi. Ti ho visto mentre ero sotto i ferri. Eri lì che facevi il tifo per me». Maria, seduta accanto al letto, si coprì la bocca con una mano, le lacrime che scorrevano liberamente. Giuseppe, in piedi dietro di lei, strinse le spalle della moglie, incapace di parlare. Yannick, che aveva affrontato le più grandi arene del tennis mondiale senza battere ciglio, che aveva giocato finali di slam davanti a migliaia di persone, si sentì improvvisamente nervoso come un ragazzino. Si avvicinò lentamente, sotto lo sguardo attento dell'infermiera Claudia, una donna robusta sui 50 anni che aveva permesso questa breve visita contro ogni protocollo ospedaliero, commossa dalla storia che aveva sentito sussurrare nei corridoi. «Sono reale», confermò Yannick, prendendo delicatamente la mano di Sofia tra le sue, sorpreso dalla forza con cui le piccole dita si aggrapparono alle sue. «E tu sei la vera campionessa qui. Hai giocato il match più difficile di tutti». Il professor Bianchi, il chirurgo che aveva guidato l'intervento di 6 ore, aveva spiegato ai genitori, con cauto ottimismo, che l'operazione, contro ogni previsione, era riuscita meglio del previsto. Con precisione quasi chirurgica nelle parole quanto lo era stato con il bisturi, aveva detto: «Abbiamo rimosso il 97% del tessuto tumorale, molto più di quanto inizialmente speravamo. Le prime analisi suggeriscono margini puliti e la posizione non ha compromesso le funzioni neurologiche vitali». Poi, abbassando leggermente il tono, aveva aggiunto:
Non è una garanzia di guarigione completa, lo capite, ma è il miglior risultato che potessimo sperare in queste circostanze. C'è qualcosa in questa bambina, una forza che non vedo spesso. Quella prima visita durò solo 10 minuti, ma segnò l'inizio di un legame che avrebbe sorpreso tutti. Il giorno successivo, mentre Sofia veniva trasferita in una stanza normale, un enorme mazzo di girasoli, i suoi fiori preferiti, come Yannick aveva scoperto parlando con i genitori, arrivò con un biglietto scritto a mano. Ai campioni serve il sole per crescere. A presto, Yannick. Nei giorni seguenti, mentre Sofia recuperava forze, sorprendendo il personale medico con la sua resilienza, Yannick mantenne la sua promessa di restare in contatto. Nonostante il suo fitto calendario di tornei e allenamenti, chiamava ogni giorno, talvolta solo per pochi minuti tra un allenamento e l'altro, talvolta più a lungo la sera. Attraverso videochiamate, Sofia gli mostrava orgogliosa i suoi progressi. Il primo giorno in cui era riuscita a stare seduta da sola, i primi passi nel corridoio dell'ospedale, il primo disegno che aveva fatto dopo l'operazione, un campo da tennis con una piccola figura che alzava una coppa. Un pomeriggio, 3 settimane dopo l'operazione, una videochiamata speciale fece tremare di emozione l'intero reparto pediatrico. Yannick aveva organizzato una sorpresa con l'intera squadra italiana di Coppa Davis. Sofia, seduta nel letto con la sua nuova bandana azzurra, un regalo della fisioterapista, rimase letteralmente senza parole per l'emozione quando vide tutti i suoi idoli salutarla in coro. «Forza Sofia, la nostra campionessa!» Il personale dell'ospedale notò un cambiamento tangibile nella giovane paziente. Il dottor Romano, oncologo pediatrico che seguiva il caso, commentò durante una riunione del personale: «Ho visto spesso il potere della mente sul corpo, ma raramente in modo così evidente. La sua risposta alla terapia post-operatoria è notevolmente superiore alle aspettative. I suoi valori ematici migliorano a una velocità sorprendente. È come se avesse trovato un propellente interno. Ma fu il regalo che arrivò 2 settimane dopo che Sofia tornò a casa a lasciare l'intero villaggio sbalordito. Un corriere in giacca e cravatta consegnò una lettera ufficiale che informava la famiglia Ricci che tutte le spese mediche future di Sofia, incluse eventuali terapie sperimentali e riabilitative, sarebbero state interamente coperte da una fondazione per bambini malati di cancro. Inoltre, era stata istituita una borsa di studio a suo nome presso il liceo locale, garantita fino all'università, per quando sarebbe stata abbastanza bene per tornare a scuola. Ciò che la lettera non menzionava, ma che Don Luca venne a sapere attraverso Monsignor Ferretti, un suo vecchio compagno di seminario ora attivo nella Caritas, era che Yannick aveva donato personalmente una somma considerevole alla fondazione specificamente destinata a Sofia e aveva silenziosamente coinvolto altri atleti di primo piano, tennisti, calciatori, persino un pilota di Formula 1 per sostenere l'iniziativa. Il fatto che nessun comunicato stampa fosse stato emesso, nessuna foto opportunistica scattata, nessun post condiviso sui social rendeva il gesto ancora più straordinario. La notizia si diffuse comunque nel villaggio, non come uno scoop sensazionalistico, ma come un sussurro riverente che passava di bocca in bocca al mercato, dopo la messa domenicale, nelle serate al bar di Enzo, divenuto ormai un santuario non ufficiale con fotografie di Sofia durante le varie fasi della sua malattia e guarigione. 4 mesi dopo l'operazione, quando i controlli mostrarono che le cellule tumorali erano in netta regressione, fu il turno di Sofia di fare una sorpresa. Con l'aiuto della sua insegnante di arte, realizzò un ritratto a matita di Jan, sorprendentemente dettagliato e espressivo per una dodicenne. Lo inviò con una lettera in cui raccontava dei suoi progressi. «Ora posso camminare per mezz'ora senza stancarmi. La mamma dice che presto potrò tornare a scuola part-time. Ho raccontato di te ai miei compagni di classe e ora tutti tifano per te. Nel nostro villaggio sei diventato più famoso del sindaco e persino di Don Luca. 6 mesi dopo l'operazione, quando gli esami mostrarono che Sofia era ufficialmente in remissione, notizia che Maria annunciò in lacrime durante la messa domenicale,
Provocando un applauso spontaneo che fece tremare le antiche vetrate della chiesa, Yannick mantenne un'altra promessa che aveva fatto durante una delle loro chiamate. Un grosso furgone si fermò davanti alla modesta casa dei Ricci, suscitando la curiosità dell'intero vicinato. Consegnò un enorme pacco. Era un tavolo da ping pong professionale, completo di racchette, palline e una rete regolabile, perché quando sarai abbastanza forte, inizieremo con qualcosa di più semplice del tennis, diceva il biglietto allegato, scritto a mano su carta intestata del torneo di Wimbledon. Il ping pong migliora i riflessi, la coordinazione occhio-mano e la strategia, e un giorno, forse, giocheremo insieme su un vero campo. PS. Ho battuto Alcaraz a ping pong la settimana scorsa, quindi aspettati un avversario difficile. Il tavolo da ping pong venne installato nel piccolo giardino di casa Ricci, sotto una pergola che Giuseppe e i suoi amici costruirono appositamente nei fine settimana. Presto divenne un punto di ritrovo per i bambini del villaggio. Sofia, i capelli che ricrescevano ricci e più scuri di prima, mostrava con orgoglio le tecniche che stava imparando dai video tutorial che Yannick le inviava regolarmente. 8 mesi dopo l'operazione, Sofia tornò a scuola a tempo pieno. Il suo primo giorno fu celebrato come un evento speciale, con il preside che tenne un piccolo discorso sull'importanza della speranza e della determinazione. Quel pomeriggio, tornando a casa, Sofia trovò un pacco sulla porta. Conteneva una racchetta da tennis professionale, esattamente come quella usata da Yannick, ma in dimensioni ridotte, con il manico perfetto per le sue mani. Un anno esatto dopo l'operazione, un evento straordinario coronò questa storia già incredibile. Durante gli internazionali d'Italia a Roma, Yannick Sinner, ora stabilmente tra i primi 3 giocatori al mondo, aveva un allenamento programmato sul campo centrale. Il pubblico che si era radunato per vedere il campione italiano si sorprese quando, invece del suo solito sparring partner, vide entrare in campo una ragazzina con un cappellino blu degli internazionali, i capelli castani ricci che spuntavano in una coda e una t-shirt con la scritta Team Sinner. Sofia, ora più alta e visibilmente più forte, ma con quello stesso sorriso luminoso, si posizionò dall'altra parte della rete. Yannick modificò il suo servizio, rendendolo più accessibile, e iniziò uno scambio leggero che gradualmente divenne più intenso man mano che Sofia dimostrava le sue abilità sorprendentemente sviluppate. Per 20 minuti, sotto il sole romano, tennista professionista e giovane sopravvissuta giocarono insieme, concludendo con un abbraccio spontaneo a rete che provocò un'ovazione commossa dalle tribù. Nessuno, a parte un piccolo gruppo di persone da un villaggio toscano sedute nelle prime file, i genitori di Sofia, Enzo con la sua inseparabile sciarpa della Fiorentina, Don Luca in abiti civili e alcuni amici stretti, conosceva la vera storia dietro quel momento. Per il resto del mondo, compresi i giornalisti sportivi che scattavano foto e i fan che riprendevano la scena con i telefoni, era solo un bel gesto di un campione verso una giovane fan. Per Sofia era la celebrazione di un viaggio che aveva trasformato la sua vita e quella della sua famiglia. «Come ti senti?» le chiese Maria, mentre tornavano verso Montepulciano quella sera, il sole che tramontava sulle colline toscane. Sofia, che stringeva ancora la pallina autografata da Yannick, sorrise guardando dal finestrino, come se potessi vincere qualsiasi partita, mamma. Qualsiasi partita. Quella stessa sera, nel villaggio, Enzo appese solennemente una nuova foto nel suo bar, accanto a quella di Sofia con Sinner in ospedale, che ormai tutti conoscevano, e alla collezione di ritagli di giornale che documentavano le vittorie del campione. In questa nuova immagine, Sofia colpiva una palla sul campo centrale del Foro Italia, con Yannick dall'altra parte della rete, che la guardava con evidente orgoglio e ammirazione. Sotto, una semplice didascalia, scritta con la calligrafia incerta di Sofia stessa. I veri miracoli non sono quelli che cambiano le leggi della natura, ma quelli che cambiano i cuori delle persone. 2 anni dopo, quando Sofia iniziò a competere nei tornei giovanili regionali, portando con sé quella stessa determinazione che l'aveva aiutata a sconfiggere la malattia, un osservatore attento avrebbe potuto notare che la tecnica del suo rovescio a una mano sembrava sorprendentemente familiare. E forse, questo stesso osservatore, se fosse stato particolarmente fortunato, avrebbe potuto scorgere, occasionalmente tra il pubblico, un giovane con un cappellino calato sugli occhi e occhiali scuri, che applaudiva discretamente ad ogni punto vinto dalla giovane promessa di Montepulciano, perché alcuni legami, quelli forgiati nei momenti più bui della vita,
brillano con una luce che nessuna fama o trofeo potrà mai eguagliare. E in un certo senso era esattamente ciò che era accaduto in questa storia. Non un miracolo secondo la definizione tradizionale, ma qualcosa di ugualmente potente. La testimonianza di come la gentilezza umana, quando si esprime nel modo più autentico, possa diventare una forza trasformativa, capace di cambiare destini e ispirare generazioni.